Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2024. Ok. L'imperatore, amici dell'Ariete, si prospetta un periodo di stabilità, magari anche di regole, però comunque l'imperatore è una carta che ha un'energia molto concreta, molto pratica e può anche far riferimento al padre o alla paternità, a come siamo padri di noi stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, un corso base di tarocchi e un corso base di metafisica sui chakra e c'è anche il link per il corso in previsione per settembre 2024 ed è un corso sulle famiglie reali come approfondimento sulle figure reali dei tarocchi. Comunque qualsiasi informazione vogliate potete contattarmi via mail. Bene, andiamo a vedere ragazzi l'energia disponibile. Partiamo con un asso di bastoni, un 2 di spade, un papa, la stella. Voglio vedere che cos'era. 9 di pentacoli. La luna. Un cavaliere di coppe. Abbiamo un'altra volta l'imperatore e un carro. Devo dire che avete tanti arcani maggiori, 1, 2, 3, 4, 5 arcani maggiori su 8 carte. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta. I messaggi che arriveranno saranno come messaggi sporadici, spot. Dopodiché andrò a fare i vari esempi, single, non single, lavoro, occupati, disoccupati, economia, famiglia, tutto. Partiamo con questo bellissimo asso di bastoni. Ragazzi, qui sento una spinta in avanti. È una carta con energia yang, è una carta d'azione, di movimento, di nuovi inizi, nuove passioni. Abbiamo un 2 di bastoni e un re di bastoni. Potrebbe essere un qualche inizio lavorativo nuovo, qualche inizio a livello anche di progetti, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché qui c'è qualche dubbio. Morte e 2 di spade nuovamente. Sento che potreste avere dei dubbi, delle incertezze, delle titubanze per quello che riguarda, mi viene da dire certe relazioni da lasciare indietro. Potrebbero essere le relazioni da dover lasciare indietro o potrebbe essere qualche tema all'interno di una relazione. Adesso poi lo andiamo a vedere dopo nello specifico. Andiamo con questo papa. 10 di pentacoli, regina di spade, matto e 8 di pentacoli. Allora,
Qui potrebbe esserci aria di festeggiamenti, di riunioni familiari, di ritrovo, anche di matrimonio. Qualcuno magari potrebbe anche arrivare al pensionamento o parlare di quello che potrebbe essere il pensionamento, ma ho come la sensazione ehm, che c'è un qualche tipo di ritrovo, di festa alla quale potreste partecipare. Potrebbe anche essere una festa organizzata sul posto di lavoro, potrebbe essere in famiglia, potrebbe essere una festa, diciamo, nel vicinato, però c'è come quest'aria di celebrazione. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 8 di coppe e regina di coppe. Mm. Ragazzi, a qualcuno nel mese di settembre potrebbe, diciamo così, mancare un genitore. Per molti è il padre, magari perché non ce l'avete più, magari perché è lontano, magari perché siete in un momento di litigio, però potrebbe esserci come questa sensazione di nostalgia, mi viene da dire. Ehm, Se non è un genitore potrebbe essere un figlio, ok? C'è come mm, questo legame, diciamo così, in questo mese, questa sensazione di ho voglia di vedere questa persona. Andiamo a vedere la luna. Asso di pentacoli. Scusate un attimo. Ho spostato un pochettino la telecamera così si vede meglio. Allora, asso di pentacoli e asso di spade, ma super wow, perché qui avete anche un asso di bastoni. C'è qualche nuovo inizio qui, che sta per partire. Potrebbe anche essere un nuovo ruolo, considerato l'imperatore qui. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 2 di pentacoli, cavaliere di bastoni. Questo cavaliere di coppe mi dice che potrebbero farvi un'offerta, potrebbe essere un'offerta lavorativa o potrebbe essere un'offerta di collaborare con qualche familiare, qualche amico, tipo un progetto in comune. Per qualcuno sento che se la persona che vi manca è appunto un genitore o un figlio con il o la quale pensavate di costruire qualcosa, potrebbe arrivarvi da una terza persona l'offerta di aiutarvi nella costruzione di questo qualche cosa per cui la persona precedente non c'è più, non vi aiuta più per X motivi. Però ho come l'idea che potrebbe arrivare una terza persona a darvi una mano su quello che è rimasto un po' così a causa della mancata collaborazione che avete avuto o del distanziamento, adesso dipende dalla situazione di ognuno. Andiamo a vedere questo imperatore. Sole e 4 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il carro. 3 di bastoni e forza. Molto bene. Allora ragazzi, devo dire che si inizia e ci si sposta e ci si muove, ok? L'inizio e la fine della disposizione delle carte. Allora, partiamo dai single. Qui, se per caso non avete proprio nessuno, ragazzi, sento che nel mese di settembre potrebbe iniziare veramente una nuova passione. Mi viene da dire anche travolgente. Potrebbero esserci dei progetti con questa persona, potrebbero esserci anche dei viaggi, potrebbero esserci delle decisioni da prendere insieme a questa persona o il parlare di certe decisioni. Insomma, sento parecchia chimica, sento che con questa persona c'è la voglia di progettare, ma
È anche vero che con tutti questi due di spade e la morte ho come l'idea che la persona non vi convinca molto. E se state frequentando qualcuno, anche se siete single e non siete ufficialmente in una relazione, ma vi relazionate comunque con qualcuno, devo dire che anche in questo caso, sento che il mese di settembre vi farà venire parecchi dubbi. Anche se siete in una relazione stabile, ci sono come degli incastri questo mese, diciamo nella zona affettiva romantica. Nonostante abbiamo questo cavaliere di coppe, però io sento che c'è la luna, quindi potrebbero esserci come delle proiezioni, ci sono dei dubbi, quindi ho come l'idea che qualcuno potrebbe anche pensare di interrompere l'attuale relazione esistente. Può anche essere che deciderete o comunque vi verranno questi dubbi perché conoscerete un'altra persona che vi farà accendere la scintilla molto di più di quello che non faccia già il vostro partner. Quindi anche lì è come se fosse un mese molto riflessivo per quello che riguarda la vita di coppia, diciamo così. Per quello che riguarda invece le persone che vi stanno intorno, allora, come vi ho anticipato prima, sento che c'è aria di festeggiamento, di raggiungimento di qualche risultato, potrebbe essere un pensionamento, potrebbe essere... ho come l'idea che ci sia un ritrovo familiare, una riunione familiare e per come la vedo io è un buon momento, ossia è un momento di festa, di abbondanza, ma se per caso ci sono delle questioni in sospeso con i vostri familiari che non si riescono a gestire, che non si riescono a sbloccare ad andare avanti, qui le carte vi consigliano nel mese di settembre di affidarvi ad un mediatore, a qualcuno che possa farvi trovare un punto di incontro. mm? Se poi nella vostra cerchia stretta di affetti c'è qualcuno che vi fa un'offerta, che vi dico, potrebbe essere lavorativa, potrebbe essere un'offerta di un investimento, potrebbe essere un viaggio, un qualche nuova situazione verso la quale andare, la sento parecchio proficua. Probabilmente qualcuno avrebbe voglia di qualche consiglio in più prima di accettare o rifiutare questa offerta. Sento che è qui che viene a mancare il sostegno paterno o materno, o comunque quella figura di riferimento dalla quale andavate normalmente, come se in questo momento non potesse sostenervi. E da lì c'è questa sorta di caspita, avrei proprio voglia di sentire il parere di questa persona, che cosa mi consiglierebbe, ecco. Ehm, per quello che riguarda invece i progetti, io sento che con tutti questi assi, ragazzi, qui qualche cosa potrebbe, se non parte, perché comunque abbiamo l'asso di pentacoli che è il contrario, quindi come se facesse un po' fatica a concretizzare, c'è la volontà, c'è l'azione, c'è la chiarezza mentale, ma probabilmente manca qualche strumento per iniziare questo nuovo progetto. Quello che vi dicono le carte è continuate a rimanere sul focus, vedrete che quando sarà il momento giusto le cose arrivano. Di solito le cose ci arrivano quando siamo pronti per riceverle, quando è il momento giusto, ok? Se non arrivano prima è perché non siamo pronti, perché dobbiamo ancora imparare qualche cosa. Ok, parliamo, cambiamo, parliamo di soldi invece che subito di lavoro. Il lavoro andrò a vederlo dopo. Allora, per quello che riguarda i soldi, io qui sento che c'è come un affare, un business in ballo nel mese di settembre. Potrebbero farvi una proposta veramente allettante. Se per caso avete problemi di soldi, qualcuno potrebbe corrervi letteralmente in aiuto, o comunque il correre in aiuto non vuol dire che vi danno soldi, ma vi insegnano come creare soldi. mm? Però ho come la sensazione che se vi faranno questa offerta di collaborazione, di investimento, ehm,
Potrebbero esserci degli alti e bassi, ma tutto sommato è una buona offerta, è un buon investimento. Devo dire che vi sento molto dinamici durante il mese, lavorerete proprio per aumentare le vostre entrate e in qualche caso per stabilizzare le entrate, perché tipo se siete autonomi sento che i soldi entrano, ma non entrano con costanza, non entrano con regolarità. Quindi c'è come bisogno di, mm, diciamo, garantirsi, tra virgolette, una sorta di fisso settimanale, spalmare il lavoro in modo che ogni settimana so che più o meno quel minimo mi entra. Ok, parliamo di lavoro. Allora, se per caso siete disoccupati, ragazzi, io sento che potrebbe arrivare un'offerta di un curriculum che avete mandato, ma così tanto tempo fa, ma così tanto tempo fa che neanche ve lo ricordate più. Credo che qualcuno potrebbe essere ripescato ed effettivamente potrebbe iniziare un nuovo percorso lavorativo. Per qualcuno sarà necessario spostarsi, nel senso che magari voi siete qui e il lavoro è a 40 km di distanza, oppure potrebbe proprio essere un trasferimento, cioè magari voi siete, non lo so, abitate a Roma e il lavoro è a Milano, quindi potrebbe proprio essere un trasferimento di lunga distanza. Però vedo inizi positivi, ok? Vedo e vi dirò anche un'altra cosa, se per caso fate parte di quel gruppo che potrebbero ricevere questo aiuto, questa proposta da parte delle persone che vi sono intorno, dei familiari, degli amici, il lavoro potrebbe essere collegato a questa proposta. Potrebbe non essere magari solo una questione di investire del denaro, ma potrebbe proprio essere una questione di investire il vostro tempo, le vostre energie, le vostre conoscenze in qualche cosa di nuovo. Vi dico che ci sono tre assi, quindi secondo me qualche cosa inizia. Per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere quasi il lavoro dei propri sogni, quasi. C'è la carta dell'imperatore, quindi è un lavoro dove c'è un certo tipo di stabilità, un certo tipo di ruolo, un certo tipo di competenza o da dove sviluppare o che è richiesta e che è la competenza che voi avete. Comunque penso che sia un ruolo importante considerato l'imperatore. Anche se poi in realtà, beh sì, ho il Papa e il 10 di Pentacoli, sì, potrebbero anche essere effettivamente contratti piuttosto stabili, duraturi, insomma. Se siete occupati, ragazzi, allora, credo che sia arrivato un po' il momento di giocare a carte scoperte con i vostri superiori e di dire pane pane, vino al vino. La vostra percezione della realtà lavorativa, quello che non vi aggrada più e quello che invece vorreste. Io qui ho la sensazione, con questi tre assi, che farete presente a chi di dovere che voi potete dare di più, che voi valete di più, che voi meritate un posto superiore. E vi dirò che potreste anche essere ascoltati. Quello che vi posso consigliare è di mettere prima in ordine le idee, da che punto partire, fatevi tipo un elenco di tutte le cose che volete toccare durante il colloquio con questa persona. Se siete autonomi, allora, qui ragazzi devo dire che la questione va verso l'espansione, però è come se le carte vi consigliassero di ripescare vecchi clienti o vecchi fornitori per creare nuovi progetti, per allargare il raggio d'azione, per iniziare un qualche cosa di nuovo. Io credo che ci sia qualche... Vi dirò quello che mi è arrivato. C'è qualche fornitore maschio della vostra azienda che avete o valutato o con cui avete collaborato in passato, che ha una vostra stessa passione, un vostro stesso hobby e che potrebbe essere proficuo per voi ricontattare per sviluppare questa passione o questo hobby.
Fatemi sapere nei commenti se vi risuona questa cosa, ovviamente non risuonerà per molti, però è interessante perché è un messaggio molto molto specifico. Ehm, per quello che riguarda, diciamo, lo stato psicoemotivo, la salute di corpo, mente e fisico, corpo, mente e spirito, scusate. Ehm, guardate, io sento che con tutti questi arcani maggiori siete in una botte di ferro. Vi sento nella vostra capacità, nella vostra piena capacità di gestione delle situazioni. Avete una capacità di discernimento abbastanza elevata e poi vedo che nel corso del mese di settembre incontrerete varie persone che potrebbero esservi da guida, potrebbero anche arrivarvi delle canalizzazioni, dei semplici messaggi dall'alto, delle intuizioni che vi faranno capire quando siete sulla strada giusta e quando non lo siete. Diciamo che tutto il movimento delle carte mi porta a pensare che andrete verso l'espansione, verso nuovi confini. Beh, qualcuno può anche ehm, qualcuno potrebbe anche muoversi di residenza. Ragazzi, siccome qui vedo queste carte di festa, una nuova avventura, il matto parla di viaggi e qui abbiamo l'asso di bastoni che mi parla di nuove passioni, nuove avventure, di viaggi, non vi nego che se vi dovete spostare nel mese di settembre per questa cerimonia, questo matrimonio di cui parlavamo qui, questa riunione, questa laurea, quello che è, ehm, potrebbe essere un momento ideale per conoscere persone che vi verranno, diciamo, utili da un punto di vista lavorativo e viceversa. Se vi dovete spostare per questioni lavorative, potreste conoscere delle persone con le quali troverete una certa affinità da un punto di vista affettivo. C'è di mezzo questo viaggio, questo spostamento, questo cambio di direzione, anche se vogliamo, ma è solo per dare una maggior struttura al vostro potere personale, in quanto avete l'imperatore qui. Lo sento un buon mese, avete anche il sole, si va verso l'espansione, verso la chiarezza mentale. Sento che vi ascolterete in questo mese, non sarà più tanto la mente, ma cosa mi muove da dentro. Cos'è quella scintilla che mi appassiona, che mi fa alzare il mattino? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Mm. Celebrazione e trasformazione. Avete qui la morte. Viste così, vi dicono di celebrare la trasformazione. Sento che arriverà qualche tipo di cambio. Allora, ragazzi, c'è un messaggio che spero risuoni per poche persone, a meno che non sia quello che vogliate. Però io ho la sensazione che il mese di settembre sarà un mese cardine per capire che cosa volete fare con la vostra relazione di coppia. Io ho come la sensazione che vivere questo momento di gioia, questo momento di celebrazione, di unità, di unione vi farà avere ancora più chiaro chi avete davanti e se volete continuare con questa persona. Ci saranno parecchi dubbi a livello relazionale, sia su chi siete voi, su che cosa volete, su che cosa meritate e su quelle che in realtà state ricevendo da chi avete di fianco. Andiamo a vedere ancora una carta di queste, un consiglio. Però qui vi invitano a celebrare la trasformazione perché ci sarà effettivamente qualche cambio. Mm. Guarda il lato buono di tutte le cose, per la serie Il bicchiere mezzo pieno. Lezione di oggi. Questo è un giorno dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quel che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo: metti in pratica il potere del pensiero positivo. Bellissima carta, devo dire, amici dell'Ariete. Qui si parla di potere personale. Tenete presente che l'imperatore, così come anche la forza e anche il sole, sono carte collegate al terzo chakra. Anche il diavolo è collegato al terzo chakra. Sono carte di potere personale.
e qualcuno che dice no, le cose sono così, io voglio che vadano così e lavoro costantemente perché le cose, per ottenere il risultato che io voglio. Comunque, sento che nel mese di settembre ci sarà un nuovo inizio e questa sorta di trasformazione e le carte semplicemente vi dicono celebra, celebra il bicchiere mezzo pieno. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale oppure scrivermi un'email. Io vi mando poi la lettera di presentazione dove spiego come lavoro. Sostanzialmente io faccio un lavoro sulle credenze limitanti. Lo stesso tema lo tratto anche nella sezione degli abbonamenti, però è un po' diverso perché è un po' più ampio. Ci sono anche temi di metafisica base, di metafisica un po' più avanzati. Tutto è spiegato in modo molto semplice comunque. Vi suggerisco di dare un'occhiata ai titoli dei video e li trovate nelle playlist con le copertine lilla. I video sono pubblici, li potete vedere, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!